Ehi Siri, portami a Pavia. Go, si va. Perché sicuramente ha una visibilità più ampia, la pellicola protettiva. Come vi dicevo, tra le funzioni che sono state implementate c'è anche questa. All'interno della descrizione del video lascerò un link che vi consentirà di avere uno sconto del 30% nel caso foste interessati ai prodotti CarPuride. Ehi Siri, portami a Pavia. Go, si va. Sentiamoci anche un po' di musica e via. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Non so delle parti vostre, ma qui al nord piove esattamente da una settimana. In questo momento c'è un attimo di tregua e sto approfittando per parlarvi di questo prodotto CarPuride V702B Pro. Adesso togliamo la musica così non mi distraggo e mi concentro sulle cose da dirvi. Rispetto al modello precedente ci sono importanti novità e adesso ve le snocciolerò una ad una. Innanzitutto vi faccio una premessa: quando i ragazzi di CarPuride mi hanno annunciato della novità della versione Pro, mi hanno detto scegli un modello tra il 502 e il 702 e te lo mandiamo così lo provi, lo testi, ne parli e ci fai sapere cosa ne pensi. Inizialmente, inutile nasconderlo, avevo scelto un 5 pollici. Qualche giorno dopo, visto che non avevano ancora provveduto alla spedizione, li ho ricontattati e gli ho chiesto cortesemente di mandarmi il 7 pollici. Loro ovviamente hanno detto a noi ci avrebbe fatto piacere di più se tu avessi scelto il 5, perché avresti fatto una comparazione tra un 5 pollici e un 7. Il 5 probabilmente sarebbe stata una misura ideale per un mezzo simile, però sono partito dal presupposto che chi sceglie un prodotto del genere è perché sicuramente vuole avere più visibilità di un cellulare, e allora la mia scelta è caduta nuovamente sul 7 pollici, scelta che sicuramente su questo tipo di accessorio rifarei assolutamente. Non mi pento di aver scelto il 7 pollici. Il 7 pollici perché? Perché sicuramente ha una visibilità più ampia, le informazioni le vedo meglio e non avendo ovviamente l'opzione del rotellone del GS è sicuramente un qualcosa in più, quei 2 pollici di differenza tra il 5 e il 7. Ma andiamo al prodotto stesso. La nitidezza è incredibile, si vede veramente bene rispetto al Navigator 5. Le migliorie che sono state introdotte su questo apparecchio rispetto al modello precedente sono diverse. Innanzitutto, la prima: è possibile collegare 2 caschi allo stesso apparecchio, è possibile la condivisione della musica, sono possibili i comandi vocali, la luminosità adesso non è più manuale che si sceglie da basso ad alto, ma c'è anche l'opzione automatica, quindi quando entrerete in galleria, quando si farà buio, la luce si abbasserà di conseguenza, e quando la luce sarà forte l'apparecchio abbasserà in autonomia l'intensità della luce e quindi la vostra visibilità sarà sempre ottima. È ovviamente impermeabile IP67 come il modello precedente. Come miglioria è stata integrata la bussola e la funzione barometro, quindi man mano che voi salirete di quota potrete vedere anche l'altitudine che avete. Una cosa però tengo a specificarla: per avere alcune funzioni bisogna disabilitare il CarPlay, perché come vedete andando nel menu del CarPlay, ma poi lo vedremo meglio in un parcheggio dove magari mi distraggo di meno alla guida, le informazioni relative alla bussola, all'altimetro e ad altro, come vedete non le vedete in queste videate qui. Il touchscreen è decisamente ottimo, risponde ottimamente ai comandi ed è stata migliorata anche la solidità dell'attacco che tiene ancorato l'apparecchio appunto alla basetta del BMW. La versione B, quella che sto usando io, neanche a dirvelo, è compatibile su tutti i modelli BMW. Per coloro che non hanno il BMW ma volessero un 702B Pro, ovviamente c'è l'opzione del RAM mount che adatta questo apparecchio su tutti i mezzi. Adesso, quando ci fermeremo, vi mostrerò anche il packaging con cui arriva e vedremo tutte quelle funzioni, quelle migliorie che vi dicevo sono state fatte. Ovviamente i comandi vocali valgono anche per il telefono. Ehi Siri, chiama Cinzia. Adesso metto giù perché Cinzia non mi risponderà mai, visto che sta guidando perché sta andando dal parrucchiere, però vi devo dire che tutto funziona alla perfezione. Adesso troveremo un parcheggino
dove accosteremo e vedremo da vicino i dettagli di questo meraviglioso accessorio. Vi farò vedere il packaging, vi farò vedere tutto quanto. Questo è il packaging con cui viene fornito Carpuride 702B Pro, è il modello appunto dell'accessorio che mi è stato fornito. C'è questa protezione davanti allo schermo e questo è lo schermo da 7 pollici. Una cosa che non avevo ancora fatto, perché sono quelle cose che si possono fare una sola volta, una volta che si acquistano questo tipo di accessorio, è rimuovere la pellicola protettiva. E voilà, tolta. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Questo è l'accessorio, questo è l'attacco apposta per il BMW. Una particolarità: gli spinotti sono più piccoli di quelli del modello precedente, leggermente più piccoli. La forma è identica, la dimensione è più piccola, probabilmente per farla contenere all'interno di questa vaschetta che poi va a battere contro la predisposizione del GS. Poi, dopo di questo, vi vengono forniti un cavo alimentazione USB con appunto lo spinotto dove va ad ancorarsi il 702, un cavo con il fusibile che va dalla batteria alla predisposizione del Carpuride, e poi c'è questa sfera che può essere inserita al posto dell'attacco del GS e renderla praticamente universale per tutti i mezzi grazie a questo attacco RAM mount. Il libretto di istruzioni, che non ho neanche aperto, ma è molto semplice e intuitiva tutto quanto, una chiavetta per stringere appunto le viti, e questo che credo che sia per rimuovere la pellicola, non lo so, non l'ho utilizzato, non lo so, e c'è un altro fusibile di scorta. Questo è tutto quello che troverete all'interno della confezione. Adesso rimettiamo tutto a posto e partiamo con i dettagli che vi dicevo prima. L'installazione è veramente semplice, l'unica cosa che dovete fare attenzione è inserire bene questi cavi all'interno di questo vano, dopodiché si poggia, tac, ed è messo. Si preme la linguetta qui dietro e si rimuove, si poggia e si rimette, poi ovviamente si blocca con la chiave e voilà. Adesso spero che con i riflessi della luce riusciate a vedere qualcosa di meglio, perché prima ero in un punto dove c'era troppo riverbero sul display e si vedeva ben poco. Allora, per affiliare la questione è molto semplice: si attiva il Bluetooth e il Wi-Fi sul cellulare, si va nelle impostazioni del telefono, si cerca Carpuride e l'affiliazione si fa in un attimo. Come avete visto, Siri funziona perfettamente. Qui c'è l'icona della musica, la musica che ovviamente si sente nel casco, e qui c'è quella del telefono. Questa è la schermata base, musica, mappe, queste sono un po' di icone di applicazioni che ho sul mio cellulare. Una particolarità che vi dicevo prima: se volete la funzione relativamente all'altimetro, al barometro o semplicemente all'affiliazione di altri caschi, dovete uscire dalla funzione CarPlay. Come vi dicevo, tra le funzioni che sono state implementate c'è anche questa, molto interessante, la bussola e l'altimetro, che può regolarsi in diverse misurazioni o in metri o in piedi. Si può ricalibrare la bussola, c'è il barometro, abbiamo detto, può essere utile, come no, c'è, è in più. La luminosità, mentre se defleghiamo questa funzione qui rimarrà fissa. Se invece impostiamo quest'altra funzione, come vedete, lui si tara in base alla luminosità del posto. Ecco, adesso si è tarato, per lui questa è una luminosità giusta. Poi abbiamo altre icone, questa è quella del volume, il volume della musica e il volume della voce. Qui abbiamo un equalizzatore che ci permette di modificare le impostazioni di fabbrica. Torniamo nella home principale, abbiamo detto CarPlay da Android Auto, il telefono. Io adesso non ce l'ho collegato, in questo momento è disconnesso, ho tolto il Bluetooth. Qui abbiamo una scheda di memoria che può essere messa all'interno, e qui abbiamo l'impostazione del dispositivo. C'è la lingua, c'è la versione del sistema se c'è da aggiornare, e per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Qui c'è il Wi-Fi e qui c'è il sistema Bluetooth. Adesso io, per dimostrarvi che è possibile collegare due accessori all'apparecchio, qui non ho due caschi, ne ho uno solo, allora mi sono portato i sistemi Moman che ho recensito qualche settimana fa. Vi mostrerò come basterà una semplice affiliazione per farli comparire sia qui che da quest'altro lato, e praticamente con questa semplice funzione sarà possibile condividere la musica tra pilota e passeggero. Come vi dicevo, non ho qui il casco, allora attiviamo il primo Moman, lo accendo
faccio fare la ricerca, lui va in ricerca e verosimilmente eccolo qua, un Moman è già collegato. Adesso farò la stessa cosa con l'altro Moman e collegherò anche quest'altro. Ed eccoli qui, magicamente si sono collegati entrambi i Moman. Adesso io, se tornassi qui, andassi in musica, collegando il cellulare, adesso lo collegherò, adesso colleghiamo il cellulare e praticamente abbiamo la musica su tutti e due i dispositivi. Ovviamente in questo momento non posso farvi sentire la musica perché non ho i caschi appresso, appunto, ne ho uno solo di casco, ma vi garantisco, abbiamo fatto la prova ieri sera con Cinzia, vi garantisco che in questo caso la musica ovviamente potrebbe essere ascoltata su entrambi i caschi. Si può passare da un brano all'altro senza nessun tipo di problemi e la musica si ascolta forte e chiaro. L'unica pecca è che se io utilizzo questa funzione qui della musica in condivisione, ahimè non riesco ad usare il CarPlay. Il CarPlay è inattivo. Questa specifica è fatta anche all'interno del libretto di istruzioni. Andiamo qui all'icona dei telefoni e mi dice che entrambi i Bluetooth, in questo caso entrambi i sistemi Moman, sono collegati al CarPuride. Quindi questa è una schermata. Se invece poi vogliamo utilizzare il sistema CarPlay, bisogna dissociare per un attimino i sistemi, andare nella funzione CarPlay, adesso lo facciamo e vediamo le funzioni che c'è all'interno di quell'area. Allora, io adesso lo sto accendendo, come ho dissociato il CarPuride volutamente e praticamente sto mettendo in modalità Bluetooth il mio cellulare in maniera da farlo, eccolo qua, si cerca cerco tra i dispositivi, faccio abbina, consenti, magicamente l'icona è diventata verde, usa CarPlay. A questo punto il cellulare lo lasciamo da parte. Queste sono le funzioni che abbiamo all'interno del CarPlay. In alto a sinistra abbiamo l'orario, in questo caso 10:55, l'intensità del segnale, la carica della batteria. Poi abbiamo ovviamente la funzione della navigazione, la funzione della musica e il telefono. Qui in basso c'è un pulsante che mi riporta alla schermata principale. Vi faccio un'ulteriore specifica: se avete i due caschi collegati al sistema CarPuride e dovesse entrare una chiamata, ovviamente la chiamata potrà essere ascoltata solo da uno dei due, del titolare del cellulare che in quel momento riceve la chiamata. Quindi se dovesse arrivarvi una chiamata che vi potrebbe mettere in cattiva luce nei confronti della persona che è con voi, state pure tranquilli che la chiamata potrete ascoltarla soltanto voi. Potrete condividere la musica in due, le informazioni del navigatore in due, ma la chiamata la ascolterete soltanto voi. All'interno della descrizione del video lascerò un link che vi consentirà di avere uno sconto del 30% nel caso foste interessati ai prodotti CarPuride. Questo, come a tutt'altro, trovate sul loro sito. Vi ribadisco, gli accessori CarPuride sono sicuramente comodi, utili per coloro che utilizzano il cellulare come principale mezzo di navigazione. Io, per quel che mi riguarda, utilizzo spesso e volentieri il navigatore e una minimissima parte il cellulare, però sono a quanto pare una mosca bianca perché la maggior parte delle persone utilizzano ormai il cellulare come mezzo di navigazione. Se voi siete tra quelli che utilizzate il cellulare, un accessorio simile al CarPuride o il CarPuride può sicuramente cambiarvi il modo di viaggiare. Ha tanti pro: la batteria ovviamente non si scarica, non soffre il caldo o il freddo come il cellulare, è impermeabile, ha un display ampio, una luminosità pazzesca, una nitidezza incredibile ed hanno sicuramente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Come avete visto è estremamente utile per chi, lo ribadisco, utilizza il cellulare come mezzo di navigazione. Il codice sconto è all'interno della descrizione, se vi fa comodo, se vi fa piacere lo utilizzate, altrimenti amici come prima. Ragazzi, vi ringrazio di essere arrivati fin qui, se l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!